C'era una volta, tanto tempo fa, il Dio Supremo Vishnu, il quale, vedendo che c'era disordine sulla terra, decise che era giunto il momento di mettere un po' di ordine. Ma ebbe il problema di capire come scendere dalla dimensione divina alla dimensione terrestre. Ed essendo lui ovviamente il Dio Supremo, ebbe l'intuizione divina di moltiplicarsi in 10 forme diverse, in 10 avatar. L'avatar è quindi la soluzione che il Dio Vishnu ha trovato per avere il dono dell'ubiquità e trasportarsi da una dimensione all'altra. Vi racconto questa storia perché, se ci pensate bene, anche noi oggi viviamo in una situazione simile a quella del Dio Vishnu, e cioè viviamo in 2 dimensioni, in 2 mondi, il mondo reale e quello digitale. Difatti, se penso alla generazione dei miei genitori, è stata l'ultima che ha potuto vivere, almeno per la maggior parte della loro vita, soltanto nella dimensione reale. E poi ci sono io, in quanto millennial, ho vissuto in pieno la nascita del web e l'arrivo degli smartphone ed il bivio dimensionale che questi hanno generato. E poi c'è la generazione dei miei figli, praticamente dove oggi anche davanti a un televisore cercano di zoomare le immagini con le dita come se fosse un touchscreen. Insomma, per la prima volta, senza precedenti storici, nell'evoluzione dell'uomo, in sole 3 generazioni è cambiato il mondo. Incredibile. Grazie soprattutto ad internet, l'uomo ha avuto accesso a una quantità di informazioni pazzesca e la possibilità di interagire con il resto del mondo. Per esempio, noi oggi possiamo comunicare, o meglio, possiamo anche perderci dentro i social network facendoci gli affari degli altri. Oppure possiamo chiacchierare con degli amici in videoconference che vivono dall'altra parte del mondo, in Australia. O meglio ancora, potremmo visitare un museo a Pechino in realtà virtuale. Insomma, tutto questo mondo digitale è divertente. Ma c'è, come in tutte le cose, arriva un momento in cui questo entusiasmo si placa. E torniamo un po' con i piedi per terra. E quindi io non voglio giudicare se tutto questo è giusto o sbagliato, ma non possiamo negare il fatto che tutto il tempo che noi dedichiamo alla dimensione digitale ci distrae dalla vita reale. Non so voi, ma a me sempre più spesso mi capita di vivere situazioni del genere. È importante quindi far sì che la tecnologia sia a supporto della vita reale, senza però soppiantarla. Sempre più spesso a me più passa il tempo e più faccio fatica a stare dietro a questa dimensione digitale. A volte mi sento bombardato da 1000 informazioni che mi arrivano da tutte le parti. E non vi nego che a volte mi viene voglia di dire basta, di prendere il telefono e di lanciarlo contro il muro, semplicemente per avere un po' di silenzio. E allora tutta questa digitalità è paragonabile a un'onda anomala che rischia di travolgerci. Io credo però che noi abbiamo la possibilità di poterla cavalcare e di poterla cavalcare divertendoci. E sapete qual è la soluzione? Beh, è semplice. La soluzione è fare un copia e incolla dell'idea del Dio Vishnu e quindi avere come lui il nostro avatar per fare ordine nella nostra dimensione digitale. Ma prima di parlarvi di avatar vorrei condividere una riflessione sul fatto che secondo me si è già aperta una nuova era, che a me piace definire umanesimo digitale. Sì, perché rispetto a 600 anni fa, all'umanesimo di 600 anni fa, dove dopo un periodo buio, durato quasi 10 secoli, la figura dell'uomo è stata riportata al centro del pensiero filosofico e sociale, riscoprendo così la valorizzazione dell'individualità e del talento di ognuno di noi. Tutto questo ha innescato un'accelerazione nel progresso, soprattutto nell'arte, nella cultura, nella scienza, per arrivare così fino ai giorni d'oggi con la cosiddetta rivoluzione digitale. Bene, oggi, a differenza di 600 anni fa, io credo che l'uomo non abbia più bisogno di essere al centro di un mondo che gli giri attorno. Piuttosto abbiamo bisogno che l'uomo sia centrato e che lui sappia bene che è parte del mondo, di questo mondo che gira e girerà comunque con o senza di lui. E allora questo
umanesimo 2.0, questo nuovo umanesimo digitale, ci mette davanti al fatto che noi dobbiamo guardare al futuro da una prospettiva diversa, una prospettiva collaborativa, una prospettiva evolutiva, non più individualista, non più egocentrica. Solo così potremo trovare quell'equilibrio per poter vivere con il mondo che ci circonda. E io sinceramente, da padre di due meravigliose creature, mi sento la responsabilità di poter dar loro e dalle generazioni future un nuovo mezzo, un nuovo strumento per poter semplicemente cercare questo equilibrio e navigare in questo nuovo mare digitale che secondo me è tutto da surfare. E allora permettetemi di dire grazie al Dio Vishnu per averci suggerito un'idea così brillante quale l'avatar, il vero eroe dell'umanesimo digitale, la rappresentazione pratica, concreta e immediata delle soluzioni per mettere ordine nella nostra dimensione digitale. Ma adesso vi spiego meglio cosa intendo io per avatar, o meglio avatarization, che altro non è che il processo di convertirci in vite per poter vivere nella dimensione digitale. Avatarization è realizzare una perfetta copia digitale in 3D, fotorealistica della nostra figura. Un altro io, ma fatto di bit, che possa muoversi ed interagire nel mondo digitale come il mio io reale vive nella vita quotidiana di tutti i giorni. E allora viene semplice immaginare come tutte quelle attività digitali che noi svolgiamo nel nostro quotidiano possano essere semplificate. Avatarization è anche un progetto a cui ho impegnato gli ultimi 4 anni del mio lavoro e di quello di altri miei amici millennial, orgogliosamente tutti italiani, devo dire. 4 anni in cui abbiamo studiato e analizzato tutte le tecnologie di scansione, individuando poi alla fine la tecnologia fotogrammetrica, quella che faceva il nostro caso. Ma adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 4 anni, dove abbiamo provato a sviluppare, abbiamo iniziato a sviluppare i primi prototipi, si era visto prima, abbiamo iniziato a costruire dei propri e veri studi fotogrammetrici, ci siamo migliorati, abbiamo acquisito know-how e abbiamo a un certo punto preso questa tecnologia e l'abbiamo plasmata sulla forma dell'uomo ed è venuta fuori una forma ad uovo, simbolo di nascita digitale, per arrivare ad un body scanner automatico che è la porta di accesso per entrare nel mondo digitale, dove attraverso un semplice click scattiamo da decine e decine di camere sincronizzate una fotografia di noi. Dopodiché parte un processo, che è il processo della creazione dell'avatar, che è per me magico, dove queste immagini ad alta definizione vengono elaborate da degli algoritmi per ricrearci fedelmente in un ambiente 3D, dove manteniamo le nostre informazioni che sono uniche e creiamo il nostro avatar. Il risultato è fotorealistico, ha il colore della nostra pelle, è misurabile, abbiamo la nostra morfologia. Poi c'è la parte di vestizione ed infine inseriamo uno scheletro digitale per potergli dare il dono del movimento, per poterlo muovere. Ed ecco che abbiamo creato il nostro avatar. E adesso probabilmente vi starete chiedendo, sì, ok Billy, va bene, ma ancora non abbiamo capito come l'avatar può semplificarci la vita e mettere un po' di ordine. E allora permettetemi di mostrarvi qualche esempio semplice, veloce, di quello che ci siamo immaginati, ma sul quale già oggi noi stiamo lavorando per far sì che presto diventi realtà. Il primo campo d'applicazione è il gaming. Sì, perché con il nostro avatar noi possiamo divertirci, possiamo entrare nel vivo di un gioco. Ancora oggi, a distanza ormai di più di 20 anni, solo i grandi campioni, solo chi ha i piedi buoni può divertirsi con il proprio avatar. Bene, io sinceramente i piedi buoni non ce li ho mai avuti, ma il mio avatar sì, guardate qui. Sono riuscito ad entrare in un gioco
Ho giocato, mi sono permesso di giocare in una delle ovviamente squadre più forti al mondo, che è il Barcellona, e sono anche riuscito a fare un gol al 90° minuto contro l'Inter, che è la mia squadra rivale da sempre. Un altro esempio, un altro campo d'applicazione è la moda. Nel mondo del fashion, grazie all'avatar, noi possiamo semplificare il processo di acquisto online. Sì, perché abbiamo detto che l'avatar ha le nostre misure, la nostra morfologia, le nostre informazioni, quindi ci può dare quella sicurezza che quando acquistiamo su un e-commerce sappiamo che quel prodotto è della taglia giusta. E quindi andiamo a risolvere il problema dei resi, sia per noi ma anche per le aziende. Ma i vantaggi non finiscono qui, perché per esempio potremmo condividere le nostre informazioni con il nostro sarto o brand preferito per commissionargli dei capi su misura. O meglio ancora, l'avatar può diventare il nostro personal shopper e provare per noi dei capi 3D che corrispondono a dei capi reali. Facendo così noi abilitiamo le aziende di moda a poter iniziare a pensare di produrre direttamente sul venduto, perché andiamo ad ottimizzare tutti quei processi come la prototipazione, la produzione, la logistica, rendendo il sistema della moda molto più sostenibile, non solo in termini economici, ma soprattutto ambientali. Adesso vi mostro che cosa ha provato il mio avatar per me. Ecco, no, scusate, questo è un capo che voleva provarsi mia moglie, ma dato che lei non ha ancora il suo avatar, le ho prestato il mio. Invece questo è un capo serio, da uomo, adatto per un'occasione come questa, per esempio. Ok. Allora, adesso passiamo invece a un altro campo d'applicazione. Un campo d'applicazione che riguarda la salute dell'uomo, come per esempio il wellness. Sì, perché attraverso più scansioni nel tempo noi possiamo monitorare come cambia il nostro corpo. Vedete, chi mi conosce lo sa, a me piace mangiare e io qualche mese fa ero sinceramente un po' in sovrappeso. Allora ho fatto la scansione, ho condiviso il mio avatar con la palestra, con il personal trainer, il nutrizionista, il quale ha elaborato i miei dati e mi ha creato un percorso di lavoro. Sono migliorato, ho rifatto la scansione, abbiamo messo a confronto i due modelli, i due avatar, siamo andati a vedere dove sono migliorato e dove no e hanno potuto riottimizzarmi il piano di lavoro. E poi siamo andati oltre, abbiamo fatto una previsione di come potrei diventare e non vi nego che per me è stimolante tutto questo, perché io tutte le mattine guardo il mio avatar bello del futuro e piuttosto che dormire ancora mezz'oretta prendo e me ne vado a correre. Un altro campo è il campo medicale. Nel campo medicale avere un avatar è avere una cartella clinica che ha la nostra forma, le nostre informazioni, la nostra morfologia, le nostre immagini ad alta risoluzione. Quindi viene semplice immaginare come noi potremmo condividere tutti questi dati con gli ospedali, con i medici, con le università. Potremmo contribuire a creare un database di corpi digitali che corrisponde alla popolazione reale, per aiutare la ricerca, no? Pensiamo anche a campi come l'ortopedia, dove andiamo a togliere il gesso, grazie a tutori e protesi stampate in 3D. L'avatar può diventare, per esempio, per i fisioterapisti uno strumento per effettuare i check-up posturali, per monitorare dei percorsi di riabilitazione. O in campo dermatologico, per esempio, può diventare uno strumento di prevenzione, perché grazie alla scansione si potrà fare una mappatura dei nei. Magari il nostro stesso avatar ci potrà indicare se quel neo è un possibile melanoma e noi potremo andare a prendere tempestivamente l'appuntamento col dermatologo. Insomma, questi sono soltanto alcuni esempi di quello che ci siamo immaginati, ma che è già in work in progress. Ma i campi di applicazione sono potenzialmente infiniti, perché tutto quello che viene studiato, progettato o realizzato sull'uomo ha un senso se pensiamo all'avatar. Ma cerchiamo ora di immaginare un po' più in là. In un mondo fatto di tecnologie sempre più veloci,
coinvolgenti, complesse, tecnologie che sono tra di noi o che stanno arrivando, come la realtà virtuale, la realtà aumentata, il 5G, la blockchain, l'intelligenza artificiale. Tutte tecnologie che possono, secondo me, dare i superpoteri al nostro avatar. E magari un domani il nostro avatar potrà, non so, prenotarci un ristorante indicando al ristoratore il nostro piano alimentare, oppure prenotarci un viaggio al mare ed acquistare per noi un'attrezzatura sportiva creata su misura per noi. O meglio ancora, potremo parlare con il nostro avatar come se fosse un vero e proprio assistente e magari lui stesso potrà rispondere alle mail per noi. Pensa che bello. Insomma, sinceramente io credo che, così come 25 anni fa, del cellulare non sapevamo esattamente cosa farcene, così fra molto meno di 25 anni ognuno di noi avrà un altro sé digitale, un avatar, per risparmiare tempo, denaro ed energia. Spero quindi che voi possiate approcciare questa dimensione digitale con più serenità, consapevoli che l'avatar sarà un compagno di viaggio che vive nel digitale per mettere ordine e per cavalcare quest'onda come non mai. Insomma, per avere più tempo per la vita reale e, perché no, vivere meglio il momento presente. Grazie.